Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetto allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare la piuma di pavone, una piccola applicazione ad uncinetto che può essere comunque utilizzata per molteplici progetti. Potrebbe diventare un segnalibro applicando un cordino oppure realizzando appunto il cordino direttamente ad uncinetto. Potrebbe essere un orecchino se la mettiamo a testa in giù applicando la monachella sulla parte superiore. Potrebbe essere per esempio l'applicazione per delle borse, per realizzare dei cuscini e quant'altro. La lavorazione di per sé è facile, la cosa carina di questo progetto è il fatto di utilizzare più colori. Essendo un progetto multicolor ci permette di divertirci con diversi abbinamenti di colore. Allora, il progetto è molto semplice, si realizza in poco tempo e con pochi giri di lavorazione, utilizzando i punti base dell'uncinetto. La prima cosa che facciamo, dobbiamo realizzare il centro. Il centro è costituito da un anello magico su cui andremo a montare 14 punti alti, maglie alte di un colore, e io nel mio caso ho utilizzato il bluette e poi ho messo una tonalità più chiara, un celeste o un azzurro, quello che avete in casa. Può essere anche diciamo un progetto per recuperare appunto gli avanzi di filato. I punti totali appunto del centro devono essere 20. Allora facciamo il mio anello magico, inserisco l'uncinetto, pesco il filo e vado a montare le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 1 2 e 3, a cui faccio poi affiancare altre 13 maglie alte, perché abbiamo detto il centro è costituito da 14 blu e da 6 di una. Io ho utilizzato l'azzurro, voi appunto in base all'abbinamento di colori potete scegliere quello che vi piace di più. Si continua così fino ad arrivare alla 14ª alla 14ª maglia alta. Ci vediamo alla fine di questo pezzo bluette per vedere come proseguire. A tra poco. Giunte le mie 14 maglie alte, l'ultima non la chiudo con il blu scuro, ma vado ad inserire nella chiusura. Vedete, io qui cosa ho fatto? La facciamo insieme, sono a 13, allora mi manca l'ultima, quindi filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e chiudo metà della mia maglia alta in questo modo. Non vado a chiudere il punto con il blu scuro ma con il celeste che fa da contrasto. Voi logicamente potete scegliere tutti i colori che più vi piacciono. Io ho preferito appunto questi perché mi piace proprio tanto come contrasti. Allora, continuando nell'anello magico, dopo aver messo il cappietto, vado a proseguire con altre 6 maglie alte. La prima, tiro un po' il filo celeste, poi fermerò il tutto dietro, 2, 3, 4, 5 e la sesta. Ok, questo passaggio lo facciamo insieme. Allora tiriamo, iniziamo a tirare il blu che mi va a chiudere il cerchio, tiro bene, il celeste sotto e vado a chiudere il primo giro di lavorazione qui, ok, in questo modo, e mi sono fatta in pratica il contrasto con
con l'azzurro. Adesso cosa succede? Vado a tirarmi bene il tutto e vado a tagliarmi il blu scuro, perché il secondo giro di lavorazione deve essere realizzato con il celeste. Appoggio un attimo il lavoro, taglio il blu che non mi servirà più per proseguire. Adesso cosa succede? Che una volta chiuso il giro devo andare a lavorare con il celeste colore chiaro. Allora, all'interno entro nel primo punto, tiro il filo in questo modo e faccio una catenella. Allora, sulle 14 maglie blu scuro devo alternare una maglia bassa ad un aumento in questo modo. Quindi qui c'è l'aumento e faccio 2, faccio scorrere un po' il filo, qui una, nella successiva 2, fino ad arrivare a questo punto. Invece sulle 6 maglie già celesti vado a continuare con delle maglie basse senza mettere aumenti. Ci vediamo qui alla fine. Una volta arrivati a questo punto vado a utilizzare il beige per dare la forma alla piuma, per allungarla. Dove si allunga? Si allunga appunto sulla parte dove ci sono le maglie blu scuro, non nella parte sotto. Come si fa ad ingrandire il mio lavoro? Alternando maglie basse, mezze maglie alte e doppie maglie alte e riprendendo il giro dall'altro lato. Però adesso lo facciamo insieme. Un attimo che prendo il filo, allora, e parto. Mi aggancio nel primo punto di lavorazione. Qui avevo fatto il nodo nel punto finale, ma non fa nulla. Opla, ok, ci sono, aggancio. Certo, poi alla fine dobbiamo andare a tagliare tutti questi fili e a fermarli. Allora parto con una maglia bassa, accanto metterò un aumento costituito da 2 maglie basse, poi mezza maglia alta nel punto successivo, aumento con 2 mezze maglie alte, una e 2. L'aumento sta nel realizzare 2 maglie nello stesso punto di base. Adesso cosa facciamo? Utilizzate le maglie, le mezze maglie alte, aumento con la maglia alta, quindi nel punto successivo all'aumento maglia alta, successivo ancora 2 maglie alte lavorate nello stesso punto, ok? Poi maglia altissima, singola, di nuovo maglia alta altissima qui nel punto successivo, 1 e 2 e siamo quasi alla metà. Poi di nuovo maglia altissima da sola e accanto un aumento costituito dalla maglia 2 maglie altissime. Allora, nella maglia altissima che ho realizzato singola qui da sola, aspettate, qui ho commesso un errore perché sono andata a realizzarmi, no, ci sono, è questa qui va messa nel punto accanto, ok? Siamo qui, faccio questo, maglia altissima e vado a calare. Allora, qui in mezzo vi conviene mettere un ferma punti perché è, diciamo, la metà della mia piuma,
ok? Allora cosa succede? Devo andarmi a scalare quello che ho fatto in precedenza, quindi se qui c'è la maglia altissima singola, accanto andrò a mettere 2 maglie alte che rappresentano lo scalare dell'altro lato, poi accanto una maglia alta, quindi 2 mezze maglie alte chiuse nello stesso punto, una mezza maglia alta chiusa qui, poi 2 maglie basse da questo lato, una maglia bassa qui e sono arrivata quasi, vedete, a raggiungere la parte azzurra. Sulla parte azzurra continuiamo con le maglie basse semplici, una, due, fino a fine giro, 3, 4. Io in questo modo sto cercando di andarmi a inglobare anche un po' i fili di lavorazione, ok? Ecco qua, e abbiamo chiuso la parte centrale della piuma. Adesso cosa faccio? Vado a ripassare tutto con il verde chiaro, ok? Allora qui se noi guardiamo bene è leggermente spostato il marcapunti, quindi se abbiamo fatto delle, diciamo, abbiamo applicato il marcatore nel punto sbagliato, si fa presto a ripassarlo come l'ho messo io. Vedete, ha una forma ovale. Adesso qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di ripassare prima con il verde chiaro. Partiamo sempre dal punto di inizio, ripassiamo il tutto con il verde chiaro che vado a recuperare immediatamente e ci vediamo subito. Eccoci qua. Allora, recuperato il verde chiaro che avevo lasciato dall'altra parte, vado a inserirmi nella lavorazione con una catenella, vado a ripassare tutti i punti che ho, ok? Tutto quello che ho sotto, ad eccezione del punto in cui ho messo il marcapunti, dove faccio un piccolo aumento con 2 maglie basse lavorate nello stesso punto. Quindi dobbiamo andare a ripassare tutto ciò che abbiamo, ricordandoci di mettere l'aumento nel marcapunti, dove è il marcapunti, e ci vediamo a fine giro. Allora, una volta finito il giro, io ho spostato anche il marcapunti, devo andare a mettere il viola. Allora, visto che il verde lo devo utilizzare, il verde acido di nuovo nel giro, poi dopo questo viola, non vado a tagliare, ma come ho fatto per il primo giro, vado a chiudermi il giro con il viola invece che con il verde e tiro un pochino. Allora, e inizio, faccio la stessa cosa, cioè quest'altro giro sarà realizzato con le maglie basse viola. Intanto cerco di inglobare all'interno il filo in più, in modo che poi alla fine avrò meno fili da nascondere, quindi già mi porto avanti con il lavoro per rendere appunto l'applicazione più pulita e semplice appunto da rifinire. Alla fine vado avanti come ho fatto per l'altro e in questo caso andrò a mettere, adesso lo facciamo insieme questo giro almeno fino al centro, al posto del marcapunti. Qui lo vedo benissimo, adesso possiamo anche non utilizzarlo più. Andrò a posizionare al centro dell'aumento
del giro precedente, questa volta non solo 2 ma ben 3 maglie basse, in modo che appunto la goccia, diciamo la forma a goccia, sia sempre più evidente, e vado a ripassarmi il resto del lato. Ok, alla fine di questo giro andrò a fare la stessa cosa che ho fatto in questi 2 giri con di nuovo il verde chiaro. Ok, vedete che qui la punta già si vede meglio, mettendo le 3 maglie basse invece di 2 l'effetto è maggiore. Un pochino si incurva, però nel momento in cui poi andremo a rifinire il tutto vedrete che la nostra forma resterà ben tesa, perché poi andremo a lavorare gli ultimi giri, l'ultimo giro con il pipiolino, e le cose sono decisamente andranno ad aumentare. Intanto io sto arrivando alla fine e anche qui vi faccio vedere come al cambio ripasseremo con, invece del viola, chiuderemo l'ultimo punto con il verde, perché dobbiamo rifare il penultimo giro di lavorazione con il verde chiaro. Allora, tolto il viola posso già tagliarlo. Eccolo qua il cappio viola, vedete qui ci sono i fili centrali, lo taglio, ne taglio un bel pezzetto per fermarlo poi bene, magari con un ago o con l'uncinetto stesso. Lo togliamo da sotto, meno ingombro per la mia lavorazione, tolgo tutto ciò che non mi serve e sono a questo punto. Nel penultimo giro non ci resta che semplicemente andare a ripassare, vedete che carino che è, andiamo a ripassare tutti i punti su questo centrale. Il terzo centrale andrò a fare altri aumenti, ne metterò 3 punti bassi con il verde acido. Lavoro tutto ciò che ho sotto, ripasso tutto quello che ho, quindi non faccio nessun tipo di aumento ad eccezione della parte centrale. Ok, allora vado un po' avanti, se avete pazienza arriviamo insieme sulla punta. Ci siamo quasi. È molto carino questo, anche appunto io avevo pensato a un segnalibro, oppure che ne so, le borse aiuta da decorare, riempirle con queste piume di pavone, la cosa non sarebbe male. Allora sono arrivata nel punto centrale, vado a metterne 3 maglie basse per dare ancora di più la forma a goccia alla mia lavorazione, e proseguo tranquillamente fino ad arrivare al punto di inizio con il verde. Lavoro tutto ciò che c'è sotto, ci vediamo al termine. Arrivati a questo punto non mi resta che ripassare il tutto con i pipiolini. Allora, questa volta però per lavorare non devo lavorare nel gancetto della maglia bassa, ma alla base, perché se voi andate a guardare in questa terminata, la maglia bassa scavalca il penultimo giro, quindi mi aggancio alla base delle maglie basse verde acido e vado a tirare il mio cappietto qui, in questo punto qui, mi aggancio con una catenella, rientro nello stesso punto e vado a formarmi la mia maglia bassa. Faccio 3 catenelle, 2 3 per creare il pipiolino, chiudo in questo modo, poi
guardo i punti, salto una maglia bassa, nella bassa successiva vado a realizzarmi di nuovo una maglia bassa, 3 catenelle per il pipiolino, 2 3, chiudo con un'altra catenella, salto, vado nella base dell'altra e faccio e chiudo e proseguo così fino alla fine del giro. Al centro mettete un pipiolino, cercate di fare il pipiolino dove sono gli aumenti e ci vediamo alla fine. Allora, una volta terminata la lavorazione, l'effetto finale è questo, dove sono poi gli aumenti, sono andata a fare il pipiolino. Quello che ci resta di fare è semplicemente poi andare a chiudere i fili sul retro e la mia lavorazione, la mia coda di pavone è terminata. Spero che l'idea vi sia piaciuta, se così mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo per i prossimi tutorial. A presto da Uncinetti allo sbaraglio.